Buongiorno a tutti. Intanto vorrei ringraziare quelli che, tantissimi, mi hanno dato la solidarietà questa settimana. Una solidarietà che è nata dal killeraggio che è stato fatto contro di me a causa di alcune cose proprio che ho detto qua al passaparola lunedì scorso. Prima uno della P2, il vice, perché il titolare era ricoverato in quel momento. Ma adesso sta recuperando per fortuna. E poi l'altro, l'insetto televisivo, quello che ha fatto un montaggio furbetto nella trasmissione Porta a Porta per farmi apparire come uno dei colpevoli, uno dei mandanti. Il titolo era "Di chi è la colpa?". Il problema è che quelle cose io le ho dette il giorno dopo dell'aggressione al Presidente del Consiglio, ma può darsi che esistano anche mandanti post-datati, come esiste la guerra preventiva, esistono anche i mandanti che arrivano dopo un certo atto. Devo una piccola spiegazione a quanti mi hanno chiesto perché quella sera a Porta non ho voluto intervenire, sebbene il conduttore avesse gentilmente offerto a me il diritto di replica al telefono. Capisco che chi ha visto quella trasmissione si sia potuto fare l'idea che durante la trasmissione, mentre magari io me la stavo guardando a casa, il conduttore abbia deciso di telefonarmi per dirmi se volevo intervenire. In realtà non è avvenuto così, perché quella trasmissione è registrata, è tutto precotto, preconfezionato, se le cantano e se le suonano quando vogliono loro, come vogliono loro, poi tagliano quello che vogliono loro. Ebbene, io quel pomeriggio alle 6, Porta a Porta va in onda intorno alla mezzanotte, stavo scrivendo e ho ricevuto una telefonata da una giornalista collaboratrice di Vespa, la quale mi ha detto: dottor Travaglio, il dottor Vespa chiede se lei vuole intervenire in diretta a Porta per replicare alle accuse. E io ho detto: perché hanno spostato Porta al pomeriggio, state andando in onda adesso? Dice: no, stiamo registrando per stasera. E che cosa state registrando? Ho detto io. Sa, abbiamo montato alcune frasi del suo passaparola dal blog e poi ci sono i ministri Matteoli e Bondi che hanno detto delle cose. Io ho risposto: ma io non ho la più pallida idea di quello che voi avete montato, mi auguro, anche se lo sapevo ovviamente dove stavano andando a parare, non c'era bisogno di vederla la trasmissione, che peraltro non potevo vedere perché la stavano registrando in uno studio. Era ovvio che cosa volevano fare, no? Dato che ho detto che la gente a casa sua ha il diritto di odiare chi le pare, allora quella è la dimostrazione che io c'entro, no? Con l'attentato. Comunque le ho detto, spero che abbiate montato una delle 10 o 15 condanne dell'attentato che io ho fatto durante il passaparola. Ricorderete che le avevo disseminate in tutta la mezz'ora proprio per evitare che con qualche taglio riuscissero a farmi apparire come un fomentatore dell'odio, ma ci sono riusciti lo stesso. E poi credo che uno dei due squisiti ospiti di centrodestra abbia addirittura chiesto un intervento della magistratura contro di me per istigazione a non si sa cosa. È quello che ha appena scampato un processo grazie a un voto dei suoi amichetti e dei suoi finti oppositori sull'immunità parlamentare. In ogni caso io ho risposto dicendo: io non ho idea di che cosa state facendo vedere, non ho idea di che cosa hanno detto contro di me. Perché? Perché non c'ero, perché non avrei mai potuto vederlo. Quindi a che cosa dovrei replicare? Con chi dovrei parlare se non ho seguito il dibattito? Se mi volete, la prossima volta mi invitate in studio e mi mettete alla pari di tutti gli altri. Visto che non è così, cantatevele e suonatevele come vi pare. Clic. Così sono andate le cose, per cui alla sera Vespa ha potuto fare anche il bel gesto e mentre mi stava facendo linciare da quei due signori e stava facendo un montaggio tendenzioso di quello che io ho detto la settimana scorsa, ha pure potuto farsi bello dicendo: abbiamo offerto a Travaglio la possibilità di replicare ma ha preferito di no, così lasciando intendere che io non avevo argomenti per replicare, no? E che quindi di fronte alle poderose argomentazioni di Bondi e di Matteoli, non sapendo cosa dire, non avevo voluto rispondere. Questo è lo stile del signor Bruno Vespa, è bene che lo si sappia. Quando sentite parlare di correttezza dell'informazione, quando parlate di contraddittorio, par condicio e altre stronzate di questo genere, sappiate come questo signore intende l'informazione, la correttezza e il contraddittorio. Capito? Ecco.
Adesso qualcuno dirà sì, ma ad Anno Zero si parla spesso di Berlusconi quando non c'è. Berlusconi viene sempre invitato ad Anno Zero, è lui che non vuole venirci, è una cosa diversa. Quando si è parlato di Dell'Utri è stato invitato Dell'Utri, è lui che non ha voluto venirci. Non gli abbiamo telefonato registrando la trasmissione al pomeriggio per dire vuole dire una frasetta? Perché Anno Zero va in diretta fra l'altro e quindi chi vuole sapere quello che accade e intervenire, come già è avvenuto, lo può fare seguendo la trasmissione. In ogni caso noi quando parliamo di un personaggio, quel personaggio è invitato o in quella trasmissione o in una trasmissione successiva. Io da 13 anni che va in onda Porta a Porta non sono mai stato invitato, che è una cosa legittima, decide il conduttore naturalmente, non è certo il mio sogno quello di partecipare a quel bel programmino, ma se uno si occupa per mezza puntata di me, forse magari dirmelo prima poteva essere carino, ma questo, ripeto, è il senso della libertà di informazione che ha il signor Vespa, che tra l'altro va in giro con la scorta e con l'auto con la sirena sopra. È una Vespa lampeggiante, è il primo caso di Vespa lampeggiante nella storia, mentre invece la persona che ha linciato quella sera se ne esce tutte le mattine di casa per andare a lavorare e naturalmente non ha alcun tipo di protezione. Chiusa questa parentesi, grazie quindi a tutti quelli che mi hanno dato la solidarietà, lo dico perché ovviamente è impossibile rispondere a tutti, visto che sono arrivate migliaia e migliaia di commenti, di fax, di mail, di telefonate anche in redazione al Fatto, e quindi colgo questa occasione per ringraziare tutti, a cominciare da Beppe Grillo che ha dedicato a questa vicenda miserabile un bellissimo post l'altro ieri. E adesso veniamo a noi. Dato che si è capito, no, quale uso si vuole fare di questa aggressione, l'uso che se ne vuole fare è che l'opposizione deve sparire, o meglio deve sparire ancora più di quanto già non fosse sparita prima, che si fatica a immaginarlo come potrebbero sparire ulteriormente visto che non esistono questi del PD eccetera, però si vuole che spariscano ulteriormente, anzi non che spariscano, che ricompaiano per diventare la quinta colonna della maggioranza. Infatti Massimo D'Alema è immediatamente ricomparso con tutti i suoi manutengoli e ha lanciato addirittura la proposta di un bel inciucio, anzi una volta l'inciucio era una brutta parola, adesso invece ha detto gli inciuci servono per la democrazia, servono soprattutto a lui per perpetuare una carriera di fiaschi e di disastri. Questo è peggio di Attila se uno va a vedere i risultati, ma magari ce ne occuperemo in una delle prossime puntate della meravigliosa carriera politica di Massimo D'Alema. E poi ha detto che a questo punto tanto vale lasciar passare una leggina ad personam per salvare Berlusconi dai processi, purché si salvi solo lui, cioè purché sia veramente una legge ad personam che non valga per gli altri. Quindi una volta l'obbrobrio erano le leggi su misura, visto che in questo paese, come in ogni Stato di diritto, le leggi sono disposizioni generali e astratte che o valgono per tutti o non valgono per nessuno. Adesso invece il pregio della legge è proprio quello di essere ad personam, cioè D'Alema dice o è ad personam o non la vogliamo, che a nessuno venga in mente di applicarla anche ad altri, quella legge si applica solo a lui. Questi sono i nuovi liberali, no? E l'altra cosa è appunto che bisogna dialogare sulle riforme, e cioè sull'unica riforma che naturalmente interessa al Cavaliere, il quale se ne è straccata fotte del federalismo, delle riforme elettorali eccetera, l'unica cosa che gli interessa è avere più poteri per fare ancora di più i suoi porci e loschi comodi. L'altro scopo della strumentalizzazione dell'aggressione di domenica scorsa è quello che ormai, visto che Berlusconi è stato aggredito con le conseguenze cliniche che avete saputo, allora non bisogna più parlare dei processi e possibilmente non bisogna più nemmeno farglieli. Come se una persona che sta sotto processo e poi magari le capita un incidente, si ripresenta col cerotto in faccia e il giudice dice ah vabbè, visto che lei ha il cerotto in faccia allora lasciamo perdere e aboliamo il processo, e i giornalisti che si occupano di cronaca giudiziaria non dovessero più occuparsi dei processi solo perché uno ha subito un incidente o un'aggressione.
È evidente che non è così. Se uno subisce un'aggressione si processa quello che lo ha aggredito, ma se anche l'aggredito aveva un processo, il processo, appena quello sta meglio, ovviamente prosegue. Invece no, dei processi non bisogna più parlarne, anzi possibilmente non bisogna più farli. Questa è la nuova regola, quindi in Parlamento stanno lavorando all'ennesimo inciucio per salvargli le chiappe e intanto si pretende anche che l'informazione la smetta di dire che Berlusconi è un piduista, che Berlusconi ha avuto rapporti con la mafia, che è un corruttore di giudici, un corruttore di testimoni. L'ha detto proprio ieri, dice: se continuano a dire che sono legato alla mafia, corruttore di giudici, corruttore di testimoni e cose di questo genere, è evidente che poi a qualcuno viene in mente di tirarmi qualcosa, ma proprio per niente, ma proprio per niente. Intanto non c'è nessun nesso fra quelli che raccontano i processi a Berlusconi o ai suoi amici per rapporti con la mafia e l'aggressione, come non c'è nessun nesso fra il raccontare che c'è un processo per corruzione di un testimone e che ce n'è già stato uno per corruzione di un giudice, quello della Mondadori, e il fatto che lui ha subito un'aggressione, altrimenti tutti quelli che hanno dei processi e finiscono sui giornali dovrebbero ricevere una statuetta del Duomo in faccia. È assolutamente folle l'idea che la cronaca giudiziaria produca aggressioni, e in ogni caso, anche se le producesse, bisognerebbe continuare a fare la cronaca giudiziaria, anche perché è un bel ricatto morale quello di dire ai giornalisti: voi ignorate i processi al Presidente del Consiglio perché altrimenti potrebbero tirargli qualcosa. E allora che ci stiamo a fare noi giornalisti? È evidente che stiamo assistendo a un replay della follia che è seguita all'aggressione al Premier. E quindi, dato che stanno tutti quanti decidendo di mettersi d'accordo, salvo rarissime eccezioni, la sinistra che sta fuori dal Parlamento e Di Pietro sono gli unici che hanno detto che non c'è nessun nesso fra l'aggressione al Premier e le riforme istituzionali, e ci mancherebbe altro, ci mancherebbe che Massimo Tartaglia diventasse la levatrice della nascita di una nuova Costituente. Stiamo impazziti, ci affidiamo a uno squilibrato la decisione su quando e come bisogna fare le riforme, diamo i numeri, no? È evidente che Tartaglia è contagioso, soprattutto a sinistra peraltro, ma visto che il tentativo è questo, mettere la sordina ai processi, io penso che sia giusto fin da oggi ricominciare a parlare dei processi al Cavaliere e delle inchieste sul Cavaliere e sui suoi cari, perché oggi, vedete, anche un commentatore molto posato, molto moderato come Edmondo Berselli ha scritto su Repubblica una cosa che è di un candore, come sempre, candida la verità, no? Uno la legge e dice: beh, effettivamente è così. Dice Berselli: ignorare la realtà è una delle migliori specializzazioni del PDL, aggiungerei il PD anche. Di fronte a ogni contestazione sui fatti, in base a notizie circostanziate, i portavoce della destra rispondono strillando contro i fomentatori di odio e i celebri mandanti morali. Quando in realtà, di fronte a ciò che dicono, che so, Marco Travaglio o Antonio Di Pietro, si tratterebbe solo di capire se è vero o se è falso. Al di là della loro aggressività, possono essere smentiti o no? Da parte dei combattenti della destra come Lupi o Cicchito, mi scuso per i termini, con le signore soprattutto all'ascolto, non si è mai ascoltata una contestazione seria su fatti ed episodi concreti. In questo modo la retorica nazionale sull'odio è diventata un dato di fatto, una specie di incontestata realtà ambientale. Berlusconi, che ha fabbricato una carriera politica proprio dividendo in due la società italiana, separando i nemici, i comunisti, dai cittadini per bene, il partito dell'amore, oggi può consentirsi di fare il benevolo padre della patria augurandosi che da un male nasca un bene e che l'odio svanisca dalla politica. Ecco, noi dobbiamo ricominciare a raccontare cose circostanziate, perché sappiamo che è quello che dà più fastidio a questi fascistelli che questa settimana si sono scatenati con rastrellamenti mediatici, spedizioni punitive, manganellate a destra e a sinistra e liste di proscrizione.
Sono i nuovi fascisti, quelli che marciano sulla televisione invece di marciare su Roma, così nessuno gli può nemmeno rispondere. Eravamo rimasti 2 settimane fa al caso Spatuzza. Quando sentono Spatuzza è come quando si sventola il drappo rosso davanti al toro, quindi ritorniamo a parlare di Spatuzza, perché secondo una certa vulgata Spatuzza è stato smentito da Filippo Graviano e quindi è totalmente non credibile, ormai Spatuzza è archiviato. Naturalmente non è così, ma la settimana scorsa ci è mancato il tempo, proprio per il sopraggiungere delle notizie da Milano, di spiegare perché. E quindi vorrei ripartire di lì, proprio perché ce l'eravamo già detta una cosa, e cioè Dell'Utri è stato condannato a 9 anni in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa, prima che parlasse Spatuzza. Quindi non c'è bisogno di Spatuzza per condannare Dell'Utri anche in appello, se i giudici riterranno di farlo. Perché? Perché già il collegio di primo grado lo ha condannato a 9 anni di reclusione con interdizione dai pubblici uffici, risarcimenti alle parti civili, eccetera, sulla base non di Spatuzza, che stava zitto e irriducibile in carcere, ma sulla base di altri 32 collaboratori di giustizia, 32, corroborati da una serie di prove documentali, intercettazioni telefoniche, documenti, testimonianze di gente non mafiosa e quindi non pentita, gente normale, che ha visto o sentito delle cose, da perizie e consulenze tecniche sui flussi di denaro, cose di questo genere. Quindi Spatuzza è la ciliegina sulla torta di un quadro probatorio già molto nutrito. Il processo Dell'Utri è forse il processo più pieno di prove, un processo dove forse si potrebbe addirittura fare a meno dei pentiti e ottenere lo stesso una condanna. Quindi è il processo ideale per il magistrato che debba fare un dibattimento contro un colletto bianco legato alla mafia, esattamente come il processo Mills è il processo ideale per un processo di corruzione. Perché? Perché hai già la confessione di uno dei 2 imputati, Mills, che aveva confessato davanti al suo commercialista, per iscritto, quando non sapeva che quella lettera sarebbe finita ovviamente nelle mani dei giudici di Milano. Dell'Utri quindi è stato chiamato in causa da 32 collaboratori. Peter Gomez recentemente ha riepilogato questi collaboratori. C'è Antonino Calderone, quello che ha raccontato di avere festeggiato il suo 41esimo compleanno a Milano in un pranzo con tutti i mafiosi milanesi, presente Dell'Utri. I giudici gli hanno dato ragione. È vero, lo stesso Dell'Utri ha riconosciuto di avere partecipato al compleanno di Calderone, anche se dice che non lo conosceva. Francesco Di Carlo è il boss di Altofonte, vi ho letto 2 settimane fa che cosa racconta sull'incontro fra Berlusconi e Stefano Bontade, che suggella l'assunzione di Mangano ad Arcore e prevede una specie di accordo bilaterale fra Berlusconi e la mafia lo protegge e lui poi ovviamente si sdebiterà come gli chiederanno nel corso degli anni. E poi racconta Di Carlo di avere partecipato a Londra al matrimonio di un altro mafioso, trafficante di droga, Jimmy Fauci, matrimonio al quale presenziava anche Marcello Dell'Utri in un contesto mafiosissimo, nel senso che erano venuti a Londra i principali mafiosi dell'epoca anche dall'Italia, non solo Di Carlo, non solo il festeggiato e lo sposo, ma c'era anche Tanino Cinà e c'era anche Mimmo Teresi, uno dei capi più in vista della mafia dell'epoca. E poi c'era Calogero Ganci, che altro pentito, il quale spiega che fin dal 1986 la Fininvest ha versato denaro, e lui lo ha visto proprio con i suoi occhi, ai corleonesi. E poi c'è Gaspare Mutolo. Mutolo è il famoso pentito che Borsellino stava coltivando quando fu assassinato. Stava interrogando lui quando fu chiamato al Viminale a fare quel famoso incontro, non si sa se con Mancino, con Parisi, con Contrada, ne abbiamo parlato. Chi segue la vicenda dell'Agenda Rossa sa tutto di Mutolo. Bene, Mutolo è un altro grande accusatore. Lui racconta che il famoso progetto di sequestrare Berlusconi
negli anni 70 era poi fallito perché era intervenuto il capo della mafia di Milano, Pippo Bono, e di lì era iniziato il rapporto fra Berlusconi e Cosa Nostra. Perché? Perché poi Berlusconi si era messo, o era stato messo da Dell'Utri, sotto la protezione, quindi nelle mani di Cosa Nostra. E le stesse cose hanno raccontato l'autista di Riina, Pippo Marchese, e poi Antonino Galliano, altro mafioso della famiglia capeggiata dai Ganci, cioè la famiglia della Noce. Poi c'è Pietro Cozzolino, che è un pentito di camorra, un trafficante di droga, che era in società con le famiglie Bontate e con la famiglia anche capeggiata poi da Mangano, la famiglia di Portanuova, il quale dice che suo fratello nel 79 gli raccontò che ben 74 miliardi frutto dello spaccio di droga erano stati affidati a Dell'Utri per reinvestirli, e su questo non ci sono riscontri. Poi ci sono altri mafiosi, anzi amici dei mafiosi, Peppe D'Agostino e Salvatore Spataro, che vengono arrestati il 27 gennaio del 94 insieme ai fratelli Graviano, che hanno organizzato la strage di Via D'Amelio e le stragi del 93. E questi qua tirano in ballo Dell'Utri dicendo che avrebbe dovuto trovare un lavoro per D'Agostino, che era, diciamo, uno delle persone con cui stavano i Graviano quando furono arrestati, e guarda un po' nelle agende di Dell'Utri c'è proprio il nome di D'Agostino, che è, se non ricordo male, ne sono praticamente sicuro, il papà di un famoso calciatore che gioca ancora oggi in Serie A e che secondo altri e secondo i giudici del Tribunale di Palermo doveva essere sistemato nei pulcini del Milan da Dell'Utri proprio su raccomandazione degli uomini del clan Graviano. Poi c'è Tullio Cannella, che era il prestanome del genero di Riina, Leoluca Bagarella, implicatissimo nelle stragi. Cannella è quello che fonda il movimento politico Sicilia Libera, con cui Dell'Utri aveva rapporti, risulta dalle agende e risulta anche da alcune telefonate che lui fa. Sono i tabulati di cui parla Genchi, perché Genchi ha incrociato quei tabulati. Bene, Cannella anche lui parla di un accordo fra la mafia e Forza Italia nel 93-94. Poi c'è Filippo Rapisarda, un finanziere amico di Ciancimino, amico dei numeri uno del traffico di droga nel mondo, il clan Contrera Caruana, per il quale Dell'Utri ha lavorato per anni, gli ha fatto pure una bancarotta nel suo gruppo finanziario, e Rapisarda racconta che Dell'Utri era amico di Stefano Bontade, di Mimmo Teresi, di Ugo Martello e di altri celebri boss degli anni 70, e a un certo punto dice che nel 78 Bontade gli disse che stava diventando socio di Berlusconi nelle sue televisioni, e di questo accordo parla anche un altro pentito, un pentito di altissimo livello, è un medico democristiano, si chiama Gioacchino Pennino, sempre anche lui del clan di Brancaccio, e poi ci sono altri pentiti, come il vicecapo della famiglia della Noce, Francesco Paolo Anselmo, il quale dice che tramite Dell'Utri e Berlusconi Riina voleva arrivare a Craxi. E poi c'è Maurizio Avola, che è un mafioso catanese, il quale lavorava ovviamente col boss Nitto Santapaola, e dice di incontri fra Dell'Utri e mafiosi nel catanese per placare le ire della mafia, che aveva deciso di mettere bombe nei supermercati della Standa, quando la Standa era di proprietà della Fininvest. E poi c'è Salvatore Cancemi, è il più importante dei pentiti che abbiamo avuto finora. Perché? Perché è l'unico membro della cupola, e il primo e l'unico membro della cupola di Cosa Nostra a collaborare con la giustizia fin dal 1993, quindi all'indomani delle stragi del 93 lui o viene preso o si consegna, non si è mai capito, e comincia a raccontare. Parla anche di Dell'Utri e di Berlusconi e racconta che ad Arcore negli anni 70 Mangano nascondeva i mafiosi, cioè nascondeva i latitanti nella casa di Berlusconi, altro che stalliere, e che Dell'Utri era amico di Bontade e Teresi, ma questo lo dicono in tantissimi, ormai è un fatto notorio praticamente. E poi, dopo aver raccontato di alcune consegne di denaro a cui dice di essere stato presente, parla di
contributi della Fininvest alla mafia per installare alcuni ripetitori televisivi nei quartieri più mafiosi di Palermo, e dopodiché racconta che Riina garantì che le stragi le stava facendo nell'ambito di un rapporto più ampio con alcune persone importanti che erano Berlusconi e Dell'Utri. Poi c'è Salvatore Cucuzza, che è il capo della famiglia di Portanuova, dopo che Mangano viene di nuovo arrestato nel 1995, e dice che ai primi del 94 Mangano incontrò Dell'Utri per sollecitare degli interventi sul 41 bis, e che i due si videro alla fine del 94, proprio mentre stava per cadere il governo Berlusconi, e Dell'Utri avrebbe promesso a Mangano sul lago di Como delle riforme favorevoli alla mafia, e in effetti in quei giorni la Commissione Giustizia varò una riforma che aboliva l'obbligatorietà per l'arresto dei mafiosi, che prima era obbligatorio e dopo diventò facoltativo, e la legge fu poi approvata, come sempre tutte le leggi pro impunità da destra e sinistra insieme, nella estate del 95. Poi c'è Giovan Battista Ferrante, che era della Cosca di San Lorenzo e che ha fatto trovare non solo l'arsenale delle armi della famiglia di San Lorenzo, che era capitanata da Salvatore Biondino, l'altro autista di Riina, ma ha fatto trovare anche il libro mastro della famiglia di San Lorenzo durante una perquisizione, e sul libro mastro c'era un appunto con scritto di pugno del boss Salvatore Biondino, fedelissimo di Riina, Can 5, che sta per Canale 5, 990, che sta per 1990, e poi c'è una cifra, credo 100, adesso non mi ricordo esattamente, che è una cifra di un versamento, non si sa se mensile, semestrale o annuale, e la Fininvest faceva ad alcune delle famiglie dei luoghi dove sorgevano le antenne. C'è proprio, e poi di fianco c'è scritto regalo, perché sia chiaro che non era il pizzo, cioè loro alla Fininvest non c'era bisogno di chiedere il pizzo, erano versamenti omaggio, erano regali, questo c'è scritto, e anche questo, secondo i giudici, è la conferma di tutto quello che si è sempre detto sui rapporti anche finanziari della Fininvest o di alcuni dirigenti con la mafia. Poi c'è Filippo Malvagna, che è un altro mafioso catanese, famiglia Clan Pulvirenti, alleati dei Santa Paola, il quale dice che in una riunione della cupola tenuta a Enna tra la fine del 91 e l'inizio del 92, Riina spiegò che stavano saltando tutti i referenti politici della mafia e che bisognava in qualche modo sostituirli. E poi c'è Giovanni Brusca, che sostiene che nel 93 la mafia informò Berlusconi di avere messo una bomba a Firenze, la famosa bomba di via di Georgofili alla Torre dei Pulci, e di avergli fatto anche sapere che della trattativa fra lo Stato e la mafia, che era in corso da un anno, sapeva anche la sinistra. Sinistra era il centro-sinistra Prima Repubblica, che faceva parte del governo Amato, sotto il quale si svolse appunto la trattativa fra il ROS dei Carabinieri all'epoca, quando era ministro dell'Interno Nicola Mancino. Questo è un po' il quadro nel quale si inserisce buon ultimo Spatuzza, quindi voi capite che non c'è bisogno di Spatuzza, perché abbiamo, poi lo vedremo nelle prossime settimane, anche intercettazioni, non soltanto quelle famose della bomba gentile e affettuosa che secondo Berlusconi Mangano gli aveva messo in casa 2 volte, una nel 75 e una nell'86, ma anche le intercettazioni recentissime del 99 e del 2001, dalle quali risulta che c'erano i mafiosi attivissimi nella campagna elettorale pro Dell'Utri, e non perché gli stesse simpatico, ma perché c'era proprio un input della mafia per votare Dell'Utri, addirittura per salvarlo dall'arresto, visto che nel 99 pendeva sulla sua testa un ordine di cattura del Tribunale di Palermo che il Parlamento bloccò, maggioranza di centrosinistra, ripeto, maggioranza di centrosinistra, che disse no all'arresto di Dell'Utri, che stava inquinando le prove
del suo processo per mafia, andando addirittura a contattare i pentiti personalmente, pentiti che in quel periodo stavano architettando un complotto per screditare proprio i pentiti veri che accusavano Dell'Utri nei vari processi. Che c'entra Berlusconi in tutto questo? Voi sapete che una delle tecniche più efficaci è quella di esagerare fino al parossismo un'accusa in modo da renderla non credibile e poi presentarla in quell'esagerazione con il sorriso sulle labbra. Spatuzza dice che Berlusconi è il capo della mafia e ha messo le bombe nel 92 e nel 93. Vi pare possibile che Berlusconi sia il capo della mafia e abbia messo le bombe? È un po' come quando dicevano che secondo i pentiti Andreotti era il capo della mafia o che aveva baciato Riina. Dice, ma come fa a baciarlo con quella bocca che non ha neanche le labbra? Nessuno ha mai raccontato che Andreotti abbia baciato Riina. Il racconto del pentito Di Maggio è che Riina ha salutato Andreotti baciandolo, ovviamente sulle guance, che è un segno rituale di vicinanza tra il mafioso e il quasi mafioso, tra il mafioso e l'amico della mafia, un segno di riconoscimento, tant'è che Ciccio Ingrassia, che non è soltanto un grande attore comico ma è anche un grande attore drammatico e soprattutto era un profondo conoscitore dei rituali della sicilianitudine, disse non so se si sono incontrati Riina e Andreotti, ma se si sono incontrati sicuramente Riina ha baciato Andreotti, perché è così che si fa in quegli ambienti. Bene, ci raccontarono che Andreotti aveva baciato Riina e ci raccontarono che qualcuno diceva che Andreotti era il capo della mafia. Non l'ha mai detto nessuno. Non l'ha mai detto nessuno. L'accusa diceva che Andreotti partecipava all'associazione delinquere chiamata Cosa Nostra perché a un certo punto, all'inizio degli anni 70, fino sicuramente agli anni 80 e poi a scemare, con una progressiva presa di distanze, aveva utilizzato la mafia, ed era stato utilizzato dalla mafia, per rafforzare se stesso e la sua piccola corrente che in Sicilia aveva il massimo dei consensi e dall'altro lato aveva contribuito a rafforzare la mafia, con incontri tra lui e alcuni boss, Riina, Badalamenti, Stefano Bontate e altri. Questa era l'accusa, che alla fine si è rivelata credibile almeno fino al 1980, come sapete. Adesso dicono, Spatuzza dice che Berlusconi è il capo della mafia, ha messo le bombe. Spatuzza non ha mai detto né la prima né la seconda cosa. Spatuzza dice due cose. Dice, alla fine del 93, dopo che avevamo messo le bombe a Roma, a Firenze e a Milano, io chiesi al mio capo, Giuseppe Graviano, attenti ai nomi perché ci sono due Graviano, Giuseppe e Filippo, sono fratelli, Filippo è il primogenito, Giuseppe è il secondogenito, chi è il capo militare del clan di Brancaccio? Giuseppe è il secondogenito, Filippo si occupa degli investimenti, dei soldi, degli aspetti finanziari, quindi le stragi e i delitti li ordina Giuseppe, Spatuzza è il killer preferito da Giuseppe. Alla fine del 93 Giuseppe e Spatuzza, questa è la versione di Spatuzza, si incontrano e Spatuzza gli dice ma che guerra stiamo facendo? Ma per chi la stiamo combattendo? Ma che senso ha andare a mettere bombe in giro per l'Italia? Cosa che i mafiosi non avevano mai fatto, mai usciti dalla Sicilia con i loro attentati. Perché abbiamo ucciso una bambina che passava in via dei Georgofili di 5 anni? Che guerra è? Per chi la stiamo facendo? Questo è il senso. Non è una mammoletta, Spatuzza ha già ammazzato 40 persone, ha già sciolto il figlio di un pentito nell'acido, ma quella per un mafioso, per un killer mafioso, è il suo mestiere. Ma che c'entra andare a mettere bombe per la strada? Questo è il senso. Contro chi stiamo combattendo? Contro i monumenti? Contro le accademie? Contro i padiglioni di arte moderna? Contro le basiliche? Che guerra è questa? E Graviano gli risponde più o meno così, Giuseppe, non capisci niente di politica, c'è un discorso politico che sta andando avanti che è legato a queste stragi, tra poco capirai.
Spatuzza racconta che si rivedono 2 mesi dopo, a gennaio del 94, 2 mesi dalle elezioni del marzo 94, quando Berlusconi manca solo che faccia il comunicato televisivo, il famoso comunicato, ma tutti sanno che sta scendendo in politica, e gli dice: hai visto? Al bar Donei di Via Veneto a Roma, hai visto il nostro compaesano, lui interpreta Dell'Utri, e Berlusconi stanno entrando in politica e così noi ci mettiamo l'Italia nelle mani. E Spatuzza capisce. Per capire ancora meglio dice: ma chi, Berlusconi, quello di Canale 5? E l'altro dice: quello di Canale 5. Queste sono le cose che dice Spatuzza. Potrebbe esagerare, potrebbe raccontare, che ne so, di avere visto degli incontri fra Berlusconi e Graviano, o fra Dell'Utri e Graviano. Non lo dice. Perché? Perché evidentemente racconta soltanto quello che ha visto e sentito dire. Basta questo per far condannare Berlusconi e Dell'Utri, ma nemmeno per sogno. È un altro tassello a tutte quelle cose che ci siamo detti prima. Così che si fanno i processi quando non si ha la confessione dell'imputato, cosa piuttosto rara. Dopodiché, come vuole la prassi, al processo vengono sentiti i fratelli Graviano, tutti e due. Perché? Perché Spatuzza parlava anche di Filippo, col quale lui non aveva rapporti di dipendenza, però lo incontrò in carcere a Tolmezzo dopo che Filippo aveva avuto un infarto. Filippo gli disse, si lamentò per il 41 bis, e poi gli disse: guarda, siamo tra il 2003 e il 2004, 5 anni fa, o arrivano le cose che devono arrivare, da dove devono arrivare per noi, cioè benefici, qualcuno che allevi quel trattamento penitenziario duro, oppure dovremo cominciare a parlare anche noi con i giudici. Dillo a Giuseppe. Dillo a Giuseppe. Quando sentono al processo Dell'Utri Filippo, gli chiedono se lui ha parlato a Tolmezzo con Spatuzza, e lui dice sì. Ce gli ha detto quella cosa se non arriva? Dice no, non gliel'ho detta. Dopodiché aggiunge di non doversi pentire di nulla e di non essere un collaboratore di giustizia, è un mafioso irriducibile, come Riina, come Provenzano, come Bagarella, eccetera. Che valore può avere la parola di un mafioso irriducibile rispetto a quella di un collaboratore di giustizia? Lo decideranno i giudici, ma sicuramente vale meno la parola di un boss. Altrimenti Falcone e Borsellino non avrebbero mai processato un mafioso, perché ogni volta che parlavano con Buscetta avrebbero dovuto andare a chiedere conferma a Pippo Calò o a Luciano Liggio. Dice: signor Liggio, signor Calò, che ne dite di quello che ci ha raccontato Buscetta? Tutte minchiate. Ah vabbè, buttiamo via tutto. È evidente che non si fanno così i processi. È chiaro che la parola del collaboratore di giustizia, se è riscontrata, è una prova, mentre invece la parola del mafioso irriducibile che smentisce il pentito è assolutamente naturale, ci mancherebbe il contrario. Vanno poi a chiedere al Graviano giusto se quelle cose dette da Spatuzza su Dell'Utri e Berlusconi sono vere o sono false. Perché? Perché quando Filippo dice non conosco Berlusconi e Dell'Utri, quella non è una smentita a Spatuzza, perché Spatuzza non ha mai detto che Filippo abbia conosciuto Berlusconi e Dell'Utri o gli abbia parlato di Berlusconi e Dell'Utri, ha detto Giuseppe. E infatti vanno da Giuseppe e Giuseppe, tramite l'avvocato, potrebbe subito smentire Spatuzza dicendo: le dichiarazioni di Spatuzza sono tutte balle, chiuse le virgolette, punto e fine, non intendo aggiungere altro. Invece cosa fa Giuseppe? Dice: non sto bene a causa del 41 bis, spero di stare meglio, cioè spero che me lo levino, se me lo levano sarà mio dovere parlare. Quindi non ha affatto smentito Spatuzza. Chi ha detto non conosco Berlusconi e Dell'Utri è il Graviano sbagliato, cioè Filippo. Giuseppe ancora non ha detto né se è vero né se non è vero, dopodiché quello che dirà lui non varrà quanto quello che dice Spatuzza. Perché? Perché anche Giuseppe Graviano in questo momento non è un collaboratore di giustizia, è uno che fa capire che potrebbe diventarlo e sta avviando una trattativa a cielo aperto, sotto la luce del sole. In TV abbiamo visto la trattativa, Dell'Utri che si affretta a elogiare Filippo. Dice: in questo uomo vedo un segnale reale di ravvedimento, e per forza non parla. Mentre invece Spatuzza che parla è un infame che racconta minchiate, mentre Mangano che non parlava è un eroe.
Dall'altra parte c'è Giuseppe Graviano che ha messo il governo in una situazione difficilissima. Perché? Perché dice: parlerò se mi levate il 41 bis, ma potrebbe anche decidere di parlare se non glielo levano di questo passo. E quindi se glielo levano, lui che cosa dirà? Mettete che parli, finché parla e conferma magari Spatuzza o lo smentisce, vale poco se non si pente. Ma se portasse qualche elemento di riscontro alle parole di Spatuzza, voi vedete che c'è una trattativa sotto la luce del sole, sotto i riflettori, tra lo Stato e la mafia. E in televisione che cosa ci tocca sentire? Minzolini che dice che ora che ha parlato Graviano, quelle di Spatuzza sono tutte balle. Non so se vi è chiaro il teorema, ma ci stanno dicendo che Berlusconi e Dell'Utri non c'entrano con la mafia perché l'ha detto Filippo Graviano, cioè perché l'ha detto la mafia. Pensate che alibi sono riusciti a trovare. Dobbiamo sentirci tutti veramente molto tranquilli. Dopodiché qualcuno ci dice che siccome Graviano ha parlato dopo Spatuzza e ha detto non conosco Dell'Utri e Berlusconi, Filippo, allora ha smentito Spatuzza. E se invece li facevano parlare all'incontrario, cioè facevano parlare prima Filippo Graviano e poi Spatuzza, e cosa avrebbero detto i giornali e i telegiornali? Che Spatuzza, essendo arrivato per ultimo, aveva smentito Filippo Graviano che aveva parlato per primo. Ma guardate che i processi non sono una gara a chi arriva ultimo e ha l'ultima parola. I processi ovviamente sono dichiarazioni giustapposte che poi spetterà ai giudici soppesare a seconda del loro valore e dei loro riscontri. È di questo che non vogliono che parliamo più. E voi lo capite perché non vogliono che ne parliamo più, perché sono cose purtroppo altissimamente probabili, visto quello che hanno già stabilito i giudici di primo grado senza che nemmeno cominciasse a parlare Spatuzza. E quindi noi, dato che loro non vogliono che le diciamo, continueremo a dirle nonostante tutte le intimidazioni. Mi raccomando, ricordatevi che è in edicola l'intervista nascosta di Paolo Borsellino con le telefonate fra Berlusconi e Dell'Utri a proposito degli attentati attribuiti a Mangano, e ricordatevi anche che adesso dalla fine di quest'anno e con l'inizio del prossimo c'è sul blog di Grillo la possibilità anche di acquistare il Democracy A, cioè democrazia scritto con il Crazy, che è una specie di riassunto dell'anno 2009, dell'anno politico del 2009, con pezzi del passaparola e soprattutto filmati di attualità sui principali avvenimenti dell'anno che si sta concludendo. Passate parola e buona settimana. Un grillo